Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, facciamo i top e i flop della 35esima giornata di Serie A. Non lo voglio chiamare recap perché è un termine che non mi piace. Quindi facciamo top e flop di questa 35esima giornata, andiamo a vedere le squadre che sono andate al di sopra delle loro aspettative, altre che sono andate al di sotto delle proprie aspettative e alcune squadre che ce le si poteva aspettare ovviamente dalla partita che hanno fatto. Andiamo a vedere, analizzeremo tutte le partite. Prima di cominciare, se vi va ragazzi, iscrivetevi al canale e se vi iscrivete attivate la campanella delle notifiche, altrimenti vi perdete qualche contenuto perché non vi arriva la notifica. E se volete mettete un like a questo video, i top e i flop della 35esima giornata di Serie A. Partiamo. Lazio-Lecce, flop Lazio ovviamente, anche se ha pareggiato la partita nel secondo tempo, ma per meriti del Lecce è stato messo in difficoltà e dobbiamo analizzare la posta in palio che poteva avere questa partita, perché erano 3 punti fondamentali per la corsa Champions che non si è compromessa sicuramente perdendo questi 2 punti contro il Lecce, però dovevi fare una partita di maggiore intensità, di maggiore qualità, cosa che ha fatto il Lecce, ma il Lecce contro le grandi e non, comunque la partita la fa sempre e gioca un discreto calcio. Ecco, quindi flop Lazio. Salernitana-Atalanta, top Salernitana, scusate, flop l'Atalanta, assolutamente. L'Atalanta, l'ho già detto nel video post partita, non riesce a trovare un 11 tipo, ci sono sempre diversi cambi di partita in partita, ne soffre la continuità. La Salernitana ha meritato questo 1-0 perché ci ha creduto fino alla fine, quindi top Salernitana, flop Atalanta in questo caso. Spezia Milan, floppissimo Milan. Floppissimo Milan perché dopo la sconfitta nella semifinale di andata in Champions mi aspettavo un minimo di riscatto, diciamo, al di là del turnover, al di là dei calciatori che vengono impiegati, ma mentalmente mi aspettavo un Milan più agguerrito, cosa che ha fatto lo Spezia. Lo Spezia ha giocato a calcio, il Milan non ha giocato, quindi vittoria meritata dello Spezia per 2-0, floppissimo Milan. Inter Sassuolo, top Inter, Sassuolo che ha giocato una discreta partita e nel secondo tempo ha messo in difficoltà i nerazzurri 3-0 sotto, si sono riportati sul 3-2 rischiando anche di pareggiare la partita, poi l'Inter l'ha chiusa con il gol di Lukaku in contropiede 4-2, però il Sassuolo non lo possiamo mettere assolutamente tra i flop di questa giornata, ma l'Inter va di diritto tra i top della giornata perché non era semplice poi presentarsi contro il Sassuolo dopo la semifinale vinta 2-0 in Champions League con la mente al ritorno, non era per niente semplice. Top Inter Sassuolo che ha giocato una discretissima partita. Verona-Torino, flop Verona perché il Verona avrebbe dovuto fare 3 punti in casa, è vero, incontri il Toro che in caso fuori casa non fa differenza, Juric uh, non gioca diversamente se in casa o fuori casa, mette sempre in difficoltà l'avversario, cerca sempre di portare almeno un punto a casa, in questo caso ha vinto la partita meritatamente, flop Verona. Fiorentina-Udinese, top Fiorentina, l'Udinese lo si poteva sapere che comunque avrebbe giocato questa partita e che la Fiorentina avrebbe preso i 3 punti. Quindi lo mettiamo tra i top la Fiorentina, ma comunque era una partita molto telefonata, diciamo, la vittoria della Fiorentina contro l'Udinese. Monza-Napoli, top Monza, floppissimo Napoli. Da tifoso del Napoli è una sconfitta che mi ha lasciato un po' di amaro in bocca perché mi aspettavo una prestazione da capolista che non c'è stata. Non c'è stata perché al di là della matematica scudetto tu devi presentarti comunque da capolista e con la caratura dei calciatori che hai mi aspettavo maggiore intensità al di là di quei 3-4 cambi che ha fatto Spalletti nell'11 titolare. Non possiamo appellarci al turnover perché comunque il Monza
ha fatto qualcosina in più del Napoli per portare la vittoria a casa, senza se e senza ma. Bologna-Roma. Bologna-Roma è una partita che si poteva pronosticare una X, anche se io ero più tendente verso l'1 per il gioco espresso dal Bologna e per il catenaccio che poi offre la Roma a livello difensivo. Difficile da scardinare la linea difensiva. La Roma quando si chiude si mettono proprio tutte 11 dietro. Non è semplice. Il Bologna però ci ha provato a portare a casa i 3 punti. Non ci è riuscito né top né flop. Una partita da X, se la mettiamo nel livello di mezzo. Juve Cremonese, non tra i top la Juve perché per come è andata la partita, se Fagioli non butta dentro quel pallone con un grandissimo gol, un grandissimo tiro da fuori, la Cremonese può rischiare di vincere il match per come stava andando la partita, perché comunque la Cremonese ha impostato tutto il primo tempo ovviamente per non prendere gol e cercare di portare a casa un punto da Torino, che sarebbe stato un punto preziosissimo vista la squadra che affronti, vista la lotta alla retrocessione che adesso si fa quasi impossibile. Però non metto né la Cremonese tra i flop perché la partita l'ha giocata al di là dell'avversario che affrontava, e non metto nemmeno tra i top la Juve, che comunque a livello di gioco non mi piace, e se continua con Allegri credo che non mi piacerà mai. Al di là di questo volevo un attimo fare gli auguri a Pogba, perché ennesimo infortunio. Secondo me è meglio che Pogba appenda le scarpe al chiodo, anche se in età non avanzata. Troppi infortuni, rischi comunque di cancellare quasi tutto ciò che hai fatto di buono nella carriera, dovendoti comunque sedere in tribuna ogni 3-2. Non ne vale la pena. Comunque tanti auguri a Pogba di pronta guarigione. Si parla di un 20 giorni, comunque stagione finita. Speriamo di ritrovarlo l'anno prossimo. Sampdoria-Empoli. Sampdoria-Empoli né top né flop. Ho visto la partita, anche se in maniera distratta. C'è un calciatore top però nella Samp. Vuoi che forse tiro acqua al mio mulino perché Zanoli è del Napoli in prestito alla Samp, ma ragazzi, Zanoli è il calciatore più forte della Samp al momento. Non solo per la partita giocata contro l'Empoli, ma per tutto ciò che ha fatto da gennaio ad oggi. Qualche partita della Samp l'ho vista e Zanoli si è sempre fatto trovare pronto con qualità, quantità e rabbia agonistica, cosa che nella rosa della Samp trovi in pochissimi elementi. Quindi c'è il top Zanoli in questa partita ed è un Sampdoria Empoli che la possiamo mettere, diciamo, nel limbo, in mezzo, dove non ci sono né top né flop. Mi sarei aspettato, dovevo dire, mi sarei aspettato un Empoli vittorioso contro una Samp che non aveva più niente da giocarsi, però onore a Stankovic, che al di là della matematica retrocessione comunque si è giocato la partita a viso aperto, cercando di dare una gioia ai tifosi della Samp, che meritano qualcosina in più a livello societario. Ragazzi, se non rinchiudete Ferrero da qualche parte e non lo fate uscire più, questa situazione avrà grandissimi strascichi e non si risolverà in tempi brevi. Detto questo, questo era i top e i flop della 35esima giornata di Serie A. Ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale se vi va, restate aggiornati sui contenuti. Sempre Forza Napoli, ciao!